Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Cari amici, buongiorno a tutti e bentornati a questo nuovo video del mio canale. Allora, come potete vedere, oggi procederemo ancora alla visione del contenuto del pacco arrivato relativo all'Enterprise D di Eagle Moss Hero Collector, in particolare il pacco numero 5. Vi ricordo che la numerazione va in base al tipo di abbonamento che avete prescelto. Io avendo quello 12 mesi, in questo caso è 5, ma chi di voi ha l'abbonamento mensile probabilmente la numerazione potrebbe viaggiare in maniera differente. Allora, procediamo ad aprirlo per verificare il contenuto. Questa volta la scatola non presentava il logo, diciamo, del Eagle Moss Hero Collector, allora io ho provveduto a brandizzarla in maniera tale da ricordarvi anche di visitare ed iscrivervi anche al canale dei nostri amici di Extra Trek All Series Channel, con cui collaboriamo per questa build e che saluto. Tra l'altro con i nostri amici di Extra Trek ci ritroveremo anche in delle live in cui parlerò anche io di modellismo e anche di altri argomenti sempre relativi al mondo della fantascienza. Allora diamo un'occhiata. Ovviamente vi ricordo anche di iscrivervi al mio di canale dove trattiamo temi di modellismo, ma in futuro tratteremo anche qualche altra cosina. Allora, come al solito c'è il foglio dove ci indicano il contenuto. Vediamo che c'è il magazine, quindi la rivista che ci spiegherà tutte le fasi di montaggio relative alla fase che vanno dalla 19 alla 22, e chiaramente ci sono i vari kit di montaggio 19, 20, 21 e 22. Questa volta non sono previsti omaggi. Allora andiamo a vedere. Prendiamo come sempre innanzitutto prima il fascicolo e spostiamo momentaneamente la scatola. Fascicolo che, come sempre vi ricordo, è stato ben pensato da Eagle Moss, perché in un unico fascicolo racchiude 4 fasi di montaggio. Questo sicuramente ci è di aiuto per quello che riguarda l'archiviazione, che richiederà sicuramente meno spazio avendo meno materiale cartaceo. Allora, possiamo vedere una bella immagine frontale che evidenzia molto il deflettore di navigazione qui dell'Enterprise D. Questa è un'immagine chiaramente ripresa dal modello che stiamo costruendo, probabilmente dal prototipo. Ecco qua, come possiamo vedere abbiamo la descrizione delle parti fornite per lo stage 19, quindi ci sono delle pannellature, le solite finestrelle, le viti, una parte del banco phaser, 4 cavi dotati di LED. Queste dovrebbero essere le escape pod, quindi le scialuppe di salvataggio, e questi 19K, aspettate che vado a leggere perché non riesco stickers, quindi degli adesivi che andremo a vedere poi a cosa serviranno. Mentre questa parte qui è una parte ancora del telaio, quella che viene nominata di solito skeleton, come vediamo dalla battle section, quindi del ponte di battaglia. Probabilmente andrà a completare un pochino il collo, no? Che stavamo già vedendo. Poi passeremo allo stage numero 20, dove possiamo vedere che avremo ancora delle pannellature, ancora degli escape pod, delle finestrelle, un nuovo portabatterie dotato di interruttore, quindi probabilmente questo servirà per fare l'alimentazione della sezione a disco, molto probabilmente. Abbiamo poi lo stage 21 dove troveremo ancora le escape pods, troveremo ancora finestre,
questo dovrebbe essere il tappo che completerà la parte del caricabatterie che abbiamo visto nella fase 20, le solite viti, una parte di un emettitore del teletrasporto e un'altra parte del banco phaser, e poi ci sarà l'ultimo kit, che è quello del stage 22, dove troveremo ancora delle pannellature, delle finestre, ancora gli escape pods, dei cavi con i LED e queste parti che al momento non riconosco. Vediamo un po'. 22G. Dovrebbero essere dei sistemi di attracco da usare sulla nave, perché docking latch right front, no? Queste cose che vengono descritte così, quindi hanno a che fare insomma con il docking, quindi con l'aggancio tra sezione a disco e ponte di battaglia. Come possiamo vedere qui inizia poi la descrizione vera e propria. Queste ormai sono fasi che abbiamo già fatto e quindi sono un po' ripetitive, ma ci illustra comunque come vanno posizionate le varie finestrelle. Ok, vedete come hanno assemblato poi i vari pannelli tra di loro. Qui incominceremo a agganciare i pannelli allo scheletro della sezione a disco, quindi come possiamo già vedere qui le dimensioni aumenteranno, perché il pannello che andrà a perimetro, quindi perimetro esterno dello scheletro, sporgerà fuori rispetto allo scheletro vero e proprio, quindi sicuramente aumenterà la dimensione finale del modello rispetto a quello che vedevamo avendo solo lo scheletro in mano. Qui ancora delle descrizioni sulle varie fasi di assemblaggio. Chiaramente ci sarà da far passare i vari cavetti e quindi diventerà un pochino un lavoretto di pazienza, come vedete anche qua. Nulla di complicato, ma ovviamente dovremo stare un pochino attenti a non commettere errori. E qui monteremo quest'altro pezzo che ci verrà fornito dello scheletro, come vedete, alle parti che già avevamo. Stessa cosa qui nel stage 20, monteremo i pannelli, monteremo e testeremo con le luci il pannello, monteremo ancora i pannelli sullo scafo, sul telaio dello scafo. Nello stage 21, come vedete, assembleremo questo nuovo portabatterie. Ecco qua. Ci sarà da mettere ancora altri pannelli, insomma cominceremo a montare tutto quello che avevamo un po' sparso in giro, lo raggrupperemo sopra il telaio, quindi testeremo ovviamente le luci, e anche qui per lo stage 22 completeremo un po' queste fasi con cui monteremo questi pannelli che abbiamo un po' fino ad ora assemblato. Sembra che ci diano anche una schedina, se non vedo male, di test, una PCB su cui, anzi non di test, questa dovrebbe essere proprio la schedina su cui probabilmente andranno agganciati i vari cavi, le varie connessioni elettriche. Adesso non so se ci viene fornita direttamente con questi fascicoli, poi lo vedremo ovviamente in base alle parti, però non mi sembra di averla vista nella descrizione dei pezzi, quindi forse è un pezzo che arriverà successivamente. Qui ancora ci viene descritto le fasi di assemblaggio del collo della nave, come potete vedere, no? E otterremo alla fine questo risultato qua in pratica. Quindi questo coperchietto magnetico, che vi ricordate l'altra volta avevamo visto che aveva dei magneti, è per il vano batterie, copre il vano batterie, quindi si rimuove magneticamente in maniera tale da consentirci di sostituire le pile quando è necessario. Io vi ricordo sempre che le pile sono normalmente un po' deleterie per queste cose, perché di solito se uno le lascia tanto tempo nel modello senza utilizzarlo possono avere il problema della fuoriuscita di acido e rovinare i contatti elettrici. Quindi io, se voi pensate di non illuminarlo spesso, vi consiglio comunque di lasciare il portapile vuoto, poi quando deciderete di vedere la nave illuminata ce le mettete al momento. Questo sempre perché a lungo termine poi uno tende a dimenticare ovviamente che ci sono le pile lì e quindi i danni si fanno. Qui vediamo la descrizione sempre dei vari episodi. Qui vediamo il titolo inglese, Il cuore di Gloria, no? È dedicato ai Klingon, come possiamo vedere qua. Ci sono sempre le varie descrizioni dei vari episodi, vari anche oggetti di scena, tutte puntate che abbiamo sicuramente bene a mente noi fan.
Chiaramente questo è un modello che viene amato soprattutto da chi è fan di Star Trek, diciamo, per gli altri sì, può esserci una curiosità, però ovviamente lo vivono in maniera meno appassionata. Eccoci qua. Allora, a questo punto spostiamo momentaneamente via il fascicolo, vediamo la confezione che ci viene fornita da delle parti. Questo è il 19, come abbiamo detto ci sono le sciarpe di salvataggio, la pannellatura dove metteremo le finestrelle, che sono queste qua, altre finestrelle e cavi con i LED, finestrelle trasparenti e la parte del telaio del collo che abbiamo visto prima, questo con le parti del 19. Poi con le parti del 20 avremo ancora finestre e cavetteria LED varia, pannello ancora dove mettere le luci con il pannello riflettente anche sotto ovviamente, ancora 2 scialuppette di salvataggio e il portapile che menzionavamo poc'anzi. Ok, stessa cosa nel 21, troviamo ancora finestrelle, troviamo ancora escape pods, troviamo ancora le luci LED e una parte del banco phaser, questa parte così curva, poi lo vedremo meglio chiaramente in fase di montaggio, e una nuova parte della pannellatura esterna dove vediamo che c'è anche la scanalatura per mettere la parte del banco phaser che ci è stata fornita. Andiamo a vedere l'ultimo kit che ci è stato fornito quest'oggi. Allora, il kit 22, troviamo ancora pannellatura sia interna che esterna dello scafo, troviamo questo LED, che qui è qualcosa, non riesco a capire se c'è come una specie di cosa nera, forse non so se è una derivazione o se è qualche sorta di resistore, non si capisce bene, comunque vabbè. Qui c'è la pannellatura, ci sono ancora delle escape pods, quindi delle scialuppe, ci sono qui dentro quelle parti dedicate all'ancoraggio della sezione a disco, tra sezione a disco, cioè e punti di battaglia, tra l'altro ricreano fedelmente quelle usate dall'astronave durante il telefilm. Ecco, ci viene data anche la schedina, diciamo la PCB, dove inserire le varie cavetterie delle luci, quindi probabilmente riusciremo già a creare una parziale illuminazione un pochino più completa, ancora LED e ancora finestrelle. Bene ragazzi, che dire, e anche questa volta avremo un po' da lavorare, non è una cosa eccessivamente lunga da montare, l'unica cosa che secondo me porterà via un po' di tempo è l'allineamento dei vari pannelli sul telaio dello scafo, che andrà fatto con una certa attenzione in maniera tale da non creare possibili filtrazioni di luci o spazi vuoti esteticamente non validi. Ok, questo modello tra l'altro, come tutti sapete, abbiamo già visto che ha dei problemi un po' di filtraggio della luce dalle varie finestrelle, perché magari non sono state colorate molto bene di nero eccetera. Però la Eagle Moss, interpellata da molti fan che la stanno costruendo anche all'estero, ha dato risposta che molti dei problemi di filtrazione della luce che vediamo ora saranno risolti una volta completato il modello, in quanto la chiusura completa dello scafo creerà un pochino più di compattezza tra le varie pannellature eccetera. Io dubito che sia completamente così, nel senso che secondo me un po' di luce filtrerà comunque, se uno non apporta magari delle colorazioni per, diciamo, migliorare la copertura e quindi evitare che la luce possa filtrare, però comunque sia vedremo, insomma. Poi ripeto, queste cose si possono sempre ritoccare in un secondo momento, uno rismonta un attimo, tanto il bello è che è tutto assemblato con le viti, quindi una volta fatto il lavoro iniziale di creare la filettatura eccetera, che è un lavoro più di attenzione, rismontare, quindi risvitare e riavvitare non crea difficoltà, ok? Quindi si può fare in tutta sicurezza. Bene ragazzi, anche per quest'oggi è tutto, io mi metto all'opera per iniziare le fasi di montaggio con i relativi tutorial. Vi ricordo ancora, a chi non l'avesse fatto, di iscrivervi al canale, e vi do un salutone, un abbraccio e l'appuntamento ai prossimi video, ok? Un saluto a tutti da Andrew Riker, ciao ciao ciao!